Naviganti, ci siete? Bene, allora, bentornati, mi raccomando, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina, vabbè, non dovevo iniziare così. Comunque, insomma, volevo dire che oggi dobbiamo vedere il Rogaldorn, che è il carro armatone gigante della Guardia Imperiale. Visto che oggi sul sito ufficiale è uscita il pre-order di tutti quanti i Krieg nuovi, e allora voi potete andare su Ars Manufactoria e ordinarveli tutti. Scrivete il nome nostro, che così vi fanno anche un bel sorriso. E al di là di questo, perché lo sconto c'è già, insomma, non volevo dirvelo, ma c'è già. Allora, poi, insomma, adesso, subito dopo la sigla, ci vediamo in questo carro armatone gigante. We fought to stay alive, but nothing will survive. It's gonna rain. Allora, prima di tutto ragazzi, ciao anche da parte mia e soprattutto un grazie a Gigi e di Ars Manufactoria per questa meravigliosa scatola da poter vedere insieme. Sapete che sul sito di Ars la trovate anche con un notevole sconto, quindi insomma merita veramente andare a dargli un'occhiata. Allora, visto che esce appunto, come diceva Goblin, la Guardia Imperiale con il mitico Krieg, e tra poco vi già annuncio che arriveranno, grazie sempre ad Ars, tutte le scatole del nuovi kit di Krieg, così le apriremo, faremo un mega tutorial sulla Guardia Imperiale che, come vi dicevo in puntate precedenti, farò della giungla, quindi vedremo un attimino come fare poi a unirli ai diavoli rossi, Catacciani, eccetera eccetera. Allora, guardiamoci un pochino questa scatola, perché il Rogaldorn è effettivamente il più cattivo, diciamo, di tutti quanti i carri armati che in questo momento la Guardia Imperiale ha in dotazione per andare, diciamo, in avanscoperta, ok? Quindi ci sono poi ovviamente vari tipi di carri che servono a vari tipi di situazioni, questo serve soprattutto appunto ad avanzare. Allora, come vedete è imponente il kit e vi permette insomma di fare un carro veramente di tutto rispetto. Tra le altre c'è una scatola interna proprio tipo box, vediamo se dentro ci sono altre cose. No, quindi qui abbiamo le istruzioni ed eccole qui con un bel primo piano. Rogaldorn Battle Tank, e quindi abbiamo le istruzioni che in questo caso sono sicuramente, adesso vedremo anche il kit, impegnative. Vedete che qui già trovate, diciamo, tre alternative, cioè senza la crew, con la crew e a seconda di dove volete montare praticamente il Las Cannon, anzi non è un Las Cannon, scusatemi in questo caso, e quindi comunque il mitragliatore che c'è praticamente montato sopra. Potete cambiare varie cose, varie posizioni, tra le altre modificando Krieg si potrebbero mettere anche Krieg oppure i diavoli Catacciani per l'appunto, no? Allora, come vedete qui siamo veramente di fronte a un kit proprio di modellismo puro. I carri armati sono classici proprio della soprattutto seconda guerra mondiale, e chi è già abituato a fare queste cose, io so che ho sicuramente molti follower che lo fanno, perché vedo che la fascia d'età di chi mi segue soprattutto, diciamo, è dai 30 ai 55, quindi tutta gente che sicuramente è scafata e ha esperienza a riguardo. Vedete che qui si può proprio anche qui montare diversi tipi di crew, e quindi ci sono vari tipi proprio di personaggi che potete mettere, tra cui probabilmente un sergente, a seconda anche probabilmente dell'army list che bisognerà andare a studiare un po' meglio insieme. Detto questo, insomma, vedete che le istruzioni sono abbastanza complesse perché è sicuramente un pezzo importante. Qua sotto, tra le altre, vi faccio notare che ci sono diversi tipi di cannoni e di opzioni, diciamo, di armi. Quando lo montate, voi sapete che teoricamente quello che si vede è quello che è in Warhammer 40.000, quindi fate magari a seconda se vi piace solo per l'estetica o per il gioco. Se è per il gioco, ricordatevi ovviamente di dare un'occhiata alla lista in modo tale che lo montiate con quello che avete messo in dotazione nella lista. Detto questo, ecco il carro. Qualcuno tempo fa, pochissimo tempo fa, mi ha chiesto di rimanere un po' di più sugli sprue, quindi vi faccio vedere un attimino in questo modo lo sprue. Poi sapete che con il fermo immagine siete in 4K, vi potete guardare tutto quello che serve. Ecco qui, diciamo, la parte della crew, ve la faccio vedere un po' più da vicino ancora.
e vedete che il dettaglio ovviamente è sempre quello di Mamma GV, e non c'è mai paura, diciamo, in questo caso. Questo è il primo sprue, poi c'è il secondo sprue, andiamo a vedere magari da vicino qualcosina, vediamo un pochino se c'è ausiglia, anzi cambiamo perché qua ci sono i zaini che merita vedere, eccoli qua, guardate che bellezza che sono questi, che veramente sono le sacche, quelle cose là. Ovviamente quando faremo il tutorial e io lo monterò, vi farò vedere magari qualche trick proprio da modellismo per imitare le sacche, piuttosto che utilizzare le garze, come invecchiare le garze, eccetera eccetera. Quindi ci divertiremo sicuramente tantissimo con questo kit. E terzo e ultimo, eccolo qui, avete praticamente i cingolati soprattutto, e poi ci sono all'interno le decalcomanie. Ci tenevo a farvi vedere un po', diciamo, questa diciamo scatola, perché è il pezzo più importante. Credo che in questo momento la Guardia Imperiale a livello di potenza e di grandezza possa schierare sul tavolo, quindi insomma è sicuramente un carro che merita fare decorare. Partiremo sicuramente con l'aerografo e dopodiché andremo avanti di weathering come non ci fosse un domani. E quindi ragazzi vi lascio a un brevissimo recap. Bene ragazzi, allora abbiamo visto il Rogal Dorn, è il carro armato in questo momento di media grandezza per la Guardia Imperiale, in realtà è il più grande se volete giocare a Warhammer 40.000, poi ci sarebbero insomma quelli dei vecchi Apocalypse, per cui ci sono anche dei carri armati veramente giganti. Comunque al di là di questo è il pezzo grosso da mettere sul tavolo se volete giocare. Ovviamente tra un po' lo monterò, poi ci divertiremo a fare un mega tutorial sul weathering dei carri armati, come deve essere veramente nella tradizione del modellismo classico, che è proprio quello da seconda guerra mondiale, con tutti gli invecchiamenti del caso. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao! Could be the warrior.